5-Minute Italian, the podcast for improving your Italian. Ciao a tutti, questo è il secondo episodio di 5-Minute Italian. Oggi parliamo di politica. L'Italia, soprattutto negli ultimi anni, è famosa per avere poca stabilità politica. Infatti, mentre in altri paesi europei chi viene eletto governa per 4, 5, 6 anni senza difficoltà e spesso viene anche eletto nuovamente, pensiamo alla Merkel in Germania, in Italia molti governi non riescono invece a restare in carica per i 5 anni previsti e cadono prima, cioè in altre parole falliscono, e così si torna a votare. Ma negli ultimi anni il popolo italiano non ha votato perché a causa della situazione economica e sanitaria dovuta anche alla pandemia Covid si è preferito creare dei cosiddetti governi tecnici, dove spesso i vari partiti si sono alleati tra di loro per creare un governo di unità nazionale. Il 25 settembre di quest'anno però, finalmente, il popolo italiano potrà tornare a votare dopo tanto tempo. Molti italiani non credono nella politica e infatti, secondo i sondaggi, il 40% della popolazione con diritto di voto non sa se andare a votare. Si tratta di astenuti. Anno dopo anno i cosiddetti astenuti, cioè appunto coloro che non vogliono votare, sono aumentati molto. Ma chi sono i candidati? Per governare l'Italia? Dopo le dimissioni del Presidente del Consiglio Mario Draghi è iniziata la nuova campagna elettorale e la favorita a vincere le elezioni attualmente è una donna, Giorgia Meloni, candidata per il centrodestra e leader del partito conservatore Fratelli d'Italia. Molti, soprattutto alcuni elettori di sinistra, la criticano perché secondo loro lei è molto vicina all'estrema destra. Però attualmente la maggior parte degli italiani, circa il 25%, vuole votare per lei, forse perché sono attirati dall'idea di avere per la prima volta una presidente donna. In Italia infatti il maschilismo è ancora molto forte e non si è mai avuto un presidente del Consiglio donna, quindi questa sarebbe una novità. E forse, anche se è assurdo per me che sono giovane, per molti uomini anziani invece è inconcepibile avere una presidente donna. Ma probabilmente le cose potrebbero presto cambiare. Nella coalizione di Giorgia Meloni ci sono altri due partiti, la Lega di Matteo Salvini e Forza Italia di Silvio Berlusconi, ex presidente del Consiglio. L'altro grande favorito è invece il Partito Democratico di Enrico Letta. Questo è un partito di centrosinistra e propone l'introduzione del matrimonio egualitario e la depenalizzazione delle droghe leggere. Attualmente è appunto il secondo partito d'Italia. Il terzo partito più popolare è invece il Movimento 5 Stelle, guidato da Giuseppe Conte, un altro ex presidente del Consiglio. Questo partito si posiziona a metà tra la destra e la sinistra ed è abbastanza progressista. Dunque, chi vincerà le elezioni? Direi che adesso è ancora presto per dirlo, ma tra poche settimane gli italiani avranno con tutta probabilità un nuovo governo, votato dalla maggioranza di essi. Bene, è tutto per oggi. Spero che l'argomento sia stato interessante e aspetto i vostri suggerimenti su nuovi temi da trattare in futuro e ci ascoltiamo al prossimo episodio. Ciao!